Breve video che faccio di sabato ma che metterò a metà settimana sui transistor falsi. L'altra volta l'ho fatto su degli integrati che sono falsi, che erano falsi. Qualcuno, bontà sua, nel senso lo abbraccio perché è fiducioso, ha detto ma magari l'hanno rimarchiati male. Sì, può darsi, ma spesso purtroppo lo fanno di proposito. Comunque ho comprato dei transistor su una piattaforma che tutti conosciamo e che ci sono anche delle cose molto buone, non è sinonimo di porcherie. C'è qualche negoziante che è un po' furbino, questo non è generalizzato, anche voglio dire in Italia ci sono quelli furbi e quelli, diciamo, quelli onesti, quelli disonesti, di persone intendo, non negozianti, in generale ci sono quelli onesti e quelli disonesti, e lì su quella piattaforma lì ci sono dei commercianti onesti e dei commercianti disonesti. Comunque ho comprato dei 2N3055 che ovviamente non sono più in produzione, sicché sono rigorosamente falsi, però per fare la prova di quanto sono falsi, cioè vediamo, sono falsi ma invece di 15 ampere 60 volt quanto reggono? Reggono di più, reggono di meno, perché magari il transistor non è quello, ma teoricamente potrebbe avere anche caratteristiche superiori. Ovviamente no, perché probabilmente fanno un mescolone di tutti i transistor che gli capita e le marchiano col nome che gli va in quel momento lì, e poi sempre gli stessi transistor con un altro nome che va di moda dopo, sicché c'è poco da fare affidamento. Comunque le misureremo insieme e vedremo che caratteristiche possono avere e se uno magari l'acquista per sbaglio, se può farci comunque qualcosa o tirarli direttamente nel cestino. Seguite anche questo piccolo video per vedere come al solito quello che combino. Allora, eccoci qua, come vi spiegavo ho comprato apposta per farci delle prove su AliExpress dei transistor rigorosamente falsi. Ora, io ho citato AliExpress perché li ho comprati su AliExpress, ma si possono trovare in giro su eBay e su altre piattaforme. Non è che colpevolizzo ovviamente AliExpress, che vende anche dei prodotti che sono molto validi. Sì, che ho fatto un nome per dire dove li ho comprati io questi qui. Ci compro degli oggetti che sono più che validi, sicché non è la piattaforma che non va bene, sono alcuni negozianti con pochi scrupoli. Allora, questi qui teoricamente vengono venduti, le faccio vedere, non so se si vede bene, come 2N3055 comunque, che si sa, lo sappiamo tutti, praticamente sono fuori produzione o quasi, ne fa qualcuno mi pare l'Onsemi, però non si trova. Li ho comprati per vedere prima di tutto quanto discostano dalle caratteristiche originali del 2N3055. Noi sappiamo tutti che il 2N3055 è 60 volt come corrente VCE e dovrebbe essere 15 ampere. Ora si usava tantissimo ai miei tempi per gli alimentatori e si usava anche negli amplificatori. Non voglio dire che questi transistor abbiano caratteristiche così diverse da non poter essere usati come amplificatori, perché sicuramente usati negli amplificatori secondo me durano poco. Comunque magari che abbiano capire che caratteristiche hanno, perché se noi li compriamo, mettiamo, le vogliamo usare in alimentatori o in un'altra applicazione qualsiasi, noi li compriamo e diciamo misuriamoli le caratteristiche, ne bruciamo 2 o 3, costano poco, vediamo che caratteristiche possono avere, di lì in avanti me le segno e comunque li posso usare comunque, l'ho pagati poco, magari mi servono. Ecco, questa è la prima sorpresa. Ho trovato dei transistor, vedete qui l'ho separati come bustine, qui c'è scritto oltre 100 volt, cioè oltre 100 volt vuol dire che alcuni di questi transistor qui se ne vanno allegramente a 130-140 volt contro i 60 che dovrebbero essere, e va bene, però altri tipo questi
qui ho segnato, non vi faccio vedere che l'ho misurati, ma insomma vi fidate, alcuni arrivano a 40 volt. Sicché già questo mi dà il sospetto che non siano transistor di un tipo spacciati per 2N3055, ma che siano un calderone di transistor che non si sa cosa siano, buttati dentro una macchina che le rimarchia 2N3055. Sicché questo qui, tanto per incominciare, invalida la teoria che io ne posso prendere per dire costano poco, ne compro 100, reggono per dire 4, 5, 6 ampere, mi possono far comodo e comunque li uso. No, non si sa cosa sono. Comunque, quello che voglio fare ora è vedere, diciamo, quello che possono reggere. Qui, se vedete, ho fatto, allargo un attimo, l'ho messi un attimino su una basetta. Qui sopra ci sarà montato il transistor falso, eventualmente lo cambiamo se si brucia subito, e qui c'è un originale, ve lo faccio vedere dal dietro, riavvicino un attimino. Allora, qui si vede male, però questo qui originale è un Fairchild vero, cioè vero nel senso ce l'avevo io nel cassetto, è degli anni 80, è veramente un Fairchild. Infatti se vedete è mezzo scolorito, a son di aprire e chiudere il cassetto, mentre questo bello marchiato bellissimo 2N3055. Allora io ora li collegherò praticamente, prima uno poi l'altro, e vediamo quanta corrente reggono a una data tensione. Allora vi faccio vedere lo schemino di principio. Qui c'è lo schema di principio, li alimenterò con un alimentatore vecchio che ho fatto io, che può arrivare fino a 15 ampere, un alimentatore lineare che ho fatto mi pare nel 79, e funziona sempre comunque. Li alimenterò a 24 volt, è un alimentatore che arriva da 0,7 mi pare fino a 30 volt, li alimenterò con 24 volt, non perché voglio vedere la tensione di rottura, perché quella l'ho già guardata col tracciacurve, voglio vedere eventualmente se reggono una data corrente, in maniera che ci possa essere un utilizzo, nel senso che se uno li compra, come dicevo prima, possa avere un qualsiasi utilizzo che non sia il cestino. Allora, questo è il transistor in prova, prima si proverà quello vero, guardiamo a quanti ampere arriva, mi limiterò a una decina di ampere per vedere, per qualche secondo ovviamente, anche perché la basetta non è che permette di tenerlo tanto, perché 24 volt, qui in base abbiamo 12 volt, e sicché 12 volt che mi cadono fra collettore e emettitore, su 10 ampere, insomma fate voi il conto, sono 120 watt, e sì che non è che ci può stare per tanto. Però vediamo se almeno gli altri transistor arrivano per qualche secondo a raggiungere questi 10 ampere. Ripeto, l'alimento a 24 volt, così l'alimentatore mio sta in sicurezza, e praticamente vediamo la corrente che scorre. Non mi importa, come ho già detto prima, sapere diciamo quanto regge la giunzione collettore-emettitore, perché l'ho già vista col tracciacurve. Qui in base con un altro alimentatorino gli butterò 12 volt, in maniera che praticamente dovrebbe erogare circa 12 volt. In realtà qui li butterò 12 volt più 0,7 0,8 volt, che diciamo 13 volt qui, per avere all'incirca 12 volt in uscita, ma che non ci interessa, ci interesserà poi la corrente. E con il carico fittizio, che è questo, che anche quello fatto io, è molto vecchio, comunque è funzionante, carico fittizio da una cinquantina di ampere, con il carico fittizio aumenteremo la corrente sul transistor, in maniera da vedere quando tira il calzino e se tira il calzino. Io ripeto, la porterò massimo fino a 10 ampere come il transistor originale per qualche secondo, vediamo se ci arriva, vediamo quello che succede. Sì, che il set, diciamo, semplicemente è questo, e voglio vedere se uno compra dei transistor che ovviamente sono falsi, se ci può fare qualcosa comprandone diversi, se può arrivare a determinare
le caratteristiche perlomeno minime in maniera da non doverle tirare nel cestino. Vi anticipo già che secondo me no, vanno tirati direttamente nel cestino. Comunque proseguiamo con il video. Allora ho collegato intanto il transistor originale, quello della Fairchild, specularmente a questo ha praticamente la stessa piedinatura, ovviamente. Ripeto, questo dissipatore non sarebbe adatto a farle funzionare a lungo periodo, ma per un brevissimo tempo va più che bene. Base, emettitore, e il collettore è sulla letta di dissipazione. Allora, questo, vediamo un attimino, lo sposto. Allora, questo terminale qui è il positivo, il 24 volt che arriva dall'alimentatore. Poi questo terminale qui è la base, dove ci inietterò appunto i 12 volt, 13 in questo caso, per avere 12 volt in uscita. Questo è l'emettitore che va al carico fittizio e praticamente di lì preleveremo corrente. Vi faccio vedere meglio. Allora, quello diciamo è il set di ripresa. Qui si vede, si intravede la basetta di dissipazione con il transistor in prova che vi ho appena fatto vedere. Questo è il carico fittizio, di cui si regola la corrente. Di qua si vanno a leggere gli ampere che consumerà il transistor, e da questa parte i volt che arriveranno dopo il transistor. Ripeto, è alimentato a 24 volt, sicché alzando piano piano la corrente vediamo dove tira il calzino, diciamo il transistor. L'alimentatore in questo momento è impostato su 5 ampere e massimo, dopo lo sposto perché eroghi 15 ampere massimo. In questo momento non è alimentata la base, sicché quando io accendo l'alimentatore qua non si dovrebbe leggere nessuna tensione. Ripeto, questo è il transistor originale che è in prova. Avvicino un attimino così vedete meglio e dopo sposto, così ecco, vedete meglio, diciamo, dopo sposto sull'alimentatore, dopo sposterò sul carico fittizio se non si vede abbastanza bene, ma mi sembra che si legga. Allora accendo l'alimentatore, la lancetta è andata a circa 24 volt, forse un pochino oltre. Non c'è nessun assorbimento perché ovviamente non sto pilotando la base e non sto pilotando nemmeno, diciamo, non gli sto richiedendo corrente, e sicché siamo a 0 come corrente e a 0 come volt. Ora accendo il piccolo alimentatore che gli manda la tensione in base, e lui dovrebbe senza carico tirare fuori circa 12 volt. Ecco qua, non so se si vede bene, l'avvicino un attimino e poi lo risposto. Eccolo qua, 12 volt e 3, sta tirando fuori 12 volt e 3 e non stiamo assorbendo nulla. Ora alzo un attimino la corrente e vi faccio vedere prima anche l'amperometro dell'alimentatore che sale, che è questo qui, e poi inquadrerò solamente lo strumentino qui e i dati le vedete da qua ovviamente, perché così le vedete meglio. Allora alziamo, allora 5 ampere saranno qui, io alzo 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, ora siamo a circa 5 ampere e non fa pio, diciamo, non voglio far scaldare il transistor perché il dissipatore è piccolo. Comunque non guardate la caduta di tensione che siamo a 11,35, quello che ci interessa è l'amperaggio. Il transistor sta lavorando bene con 5 ampere, non dà nessun problema, transistor originale. Ora abbasso un attimino la corrente perché non lo voglio far scaldare, diciamo, più del dovuto. Ora sposto il commutatore in posizione di massima erogazione della corrente. Diciamo qui questo alimentatore è un lineare, può erogare 15 ampere volendo. Alzo la corrente e portiamolo fino a circa 10 ampere.
Come vedete siamo arrivati a 10 A e, a parte la caduta di tensione che ovviamente c'è per i cavi, per tutto quello che ci pare, lui 10 A, lo leggete qui, 10 A 89, sta lavorando, ovviamente sta scaldando, però il transistor, diciamo, sta funzionando. Vediamo, senza proseguire oltre per non scaldare e non bruciare un transistor vecchio che ci fa comodo perché non si trovano più, abbasso la corrente a 0, sposto i terminali sull'altro transistor e vediamo se fa la stessa cosa o se schiatta. Ho spostato i terminali sull'altro transistor, il positivo è sempre collegato alla carcassa ovviamente, e ora inquadro alimentatore e compagnia cantante e proviamo ad accenderlo. Vediamo un attimino. In questo momento l'alimentatore è spento e abbiamo la base che non è alimentata, sicché se io accendo l'alimentatore qua non ci dovrebbe essere nessuna tensione. Ho messo intanto per protezione l'alimentatore su 5 A come avevo fatto prima, vi faccio vedere. Per ora è su 5 A, non è sulla potenza massima erogabile. Allora, accendo l'alimentatore, ci sono i 24 volt e qui non sta succedendo niente, è già buono, vuol dire che senza pilotaggio perlomeno non è già andato un corto semplicemente con la tensione che gli volevamo dare con i 24 volt. Ora piloto la base del transistor fasullo e abbiamo i famosi 12 volt erotti di prima. Alzo la corrente, vediamo cosa succede. Ripeto, è protetto l'alimentatore intanto a 5 A, che massimo si dovrebbe arrivare sotto il 6, che il 6 si vede bene meglio che del 5. Vediamo se perlomeno a 6 A ci arriva. 2 A, 3 A, per ora sembra, ecco fatto, schiantato. Il transistor a 5 A neanche ha tirato il calzino. Infatti, se vedete, qui abbiamo 24 volt, qui non c'è più nessun assorbimento di corrente e qua non abbiamo più nessuna tensione, 0 volt, sicché il transistor si è interrotto nemmeno a 5 A per mezzo secondo. Ora lo smonto lo misuriamo, sicché ha tirato il calzino molto prima, praticamente inutilizzabile. Allora uso un tester analogico perché per misurare un transistor non serve un tester con la scienza infusa. Prima operazione, ponticelliamo i puntali in maniera che deve andare sul fondo scala, misuriamo un attimino il transistor, quello diciamo vecchio, quello originale, mi metto fra base, emettitore e collettore e segna diciamo da una parte. Lasciamo stare questo che è il transistor negativo perché i tester analogici hanno il positivo poi della pila montato diverso rispetto ai tester digitali. Comunque quello che è che da una parte base, collettore e emettitore, che è all'opposto, base collettore come sono ora e emettitore qui deve segnare. Se io inverto i puntali base, collettore, in questo caso emettitore e collettore, non deve segnare, e meno che mai deve segnare fra emettitore e collettore, infatti non segna. Misuriamo ora il transistor, quello falso, e vediamo cosa succede. Allora, base, collettore sta segnando, base, emettitore non sta segnando, si è rotta praticamente una giunzione, collettore sì, emettitore no. Ovviamente se invertiamo i puntali non segna da nessuna parte, però una giunzione si è rotta praticamente in brevissimo tempo. Praticamente si è rotta, si è guastata la giunzione base emettitore, e sicché
questo, come si dice dalle nostre parti, ha durato come un gatto sull'Aurelia. Lo cambio e ne proviamo un altro. Allora, prima di smontarlo lo giriamo, per non confonderlo ci facciamo una bella X e così si sa che questo è andato. Lo smonto e lo cambio. Finisco di smontare, lo cambio e vediamo un attimino. Qui c'è il transistor disintegrato, qui ce ne metto un altro, lo monto e lo stringo e ci rivediamo. Transistor cambiato, lo collego, lo riproviamo. È nuovamente collegato, inquadro alimentatore e carico fittizio e vediamo se riusciamo a superare un attimino la soglia dei 5 A, almeno con uno, o arrivare almeno a 5 A. Sempre alimentatore su 5 A massimo come prima, accendo, 24 volt, nessun assorbimento ovviamente perché la base non è alimentata. Alimento la base, 12 volt e 34 come prima circa. Proviamo a aumentare l'amperaggio e vediamo se anche questo tira il calzino molto presto. Allora, 1 ampere e 9, 1 ampere e 4, 2 ampere, 4 ampere, 5 ampere. Questo a 5 ampere in qualche maniera, niente, schiantato. A 5 ampere schiantano e vi voglio far vedere poi una cosa con il prossimo transistor. Allora, questo è il transistor morto come primo, questo è l'altro. Qui ci abbiamo fatto una X, qui facciamoci una Y, tanto per non confonderlo nemmeno questo. Vediamo qui che giunzione si è guastata, se è uguale a quella di prima. Vediamo un po'. Base collettore c'è e base emettitore anche in questo se n'è andata. Ora lo cambio e metterò un transistor, diciamo, di un'altra mandata. Questi transistor arrivavano non a 100 volt, qui ho fatto un sacchettino che l'avevo separati, qui ci sono quelli che arrivano oltre i 100 volt, sicché questo è un transistor diverso e vediamo un attimino. Ora l'appoggio qui, ci facciamo un segno anche a questo transistor, se si guasta uguale, se regge uguale o se non regge uguale, bisognerebbe capire quello. Vediamo se si guasta la stessa giunzione o fa degli scherzi diversi, perché ripeto, questi qua andavano dai 40 ai 60-70 volt, quelli che fino ad ora si sono guastati, mentre questi qui erano tutti oltre 100 volt. Messi nella busta, l'avevo separati, sicché questo già vuole dire che sono dei transistor casuali, non sono lo stesso transistor magari di caratteristiche inferiori che è marchiato 2N3055. Qui hanno fatto un mescolone e l'hanno rimarchiati. Comunque lo cambio e si riprova. Allora, transistor cadaveri sono questi, uno con la Y, uno con la X, transistor col pallino blu è un altro montato. Facciamo quest'ultima prova e vediamo dove si va a cascare, poi terminiamo il video. Transistor collegato, inquadriamo alimentatori e carico fittizio, eccolo qua. Accendo, do tensione sulla base, accendo prima l'alimentatore, scusate, alimentatore acceso, non c'è qui tensione, non c'è assorbimento, fino a qui tutto regolare. Do tensione sulla base, 12 volt e mezzo in uscita, lo vediamo di qui, nessun assorbimento, sempre alimentatore su 5 A limitato. Chiediamo un po' di carico a questo transistor, un po' di corrente chiediamo, diciamo che gli diamo il carico, siamo a 4 A, vediamo se a 5 A tira il calzino,
siamo a 5 ampere, è scattato. Come arriva a 5 ampere massimo, questi transistor schiantano. Viene da sé che ovviamente non sono adatti a niente, è un transistor NTO3 che dovrebbe reggere 15 ampere e nemmeno a 5 proprio schianta completamente, vuol dire che a servizio continuo, che ne so, regge 3 ampere. Allora, le conclusioni sono facili, qui c'è una marea di transistor andati e le conclusioni sono semplici, che anche se si cercasse di comprare diversi transistor che si pensa che le caratteristiche siano un po' inferiori per poterle utilizzare, viene da sé che dei transistor che dovrebbero reggere 15 ampere e che dovrebbero avere 60 volt, qualcuno ha più di 100 volt come VCE, qualcuno non arriva a 40, e tutti con una corrente di circa 5 ampere schiantano, ovviamente ne va da sé che sono transistor che se uno le compra deve sapere che li butta nel cestino, perché rischia di fare dei danni. Non costano niente questi transistor, costano poco, e già quello ci dovrebbe far pensare che non è roba buona. Io l'ho comprati per fare il video, però ripeto, dei transistor che sono completamente inaffidabili non le userei per niente, perché se li devo mettere anche in un semplice alimentatore starei sempre, come si dice in Toscana, col patema d'animo che dall'oggi al domani, da un momento all'altro, si guastino e mi fottano anche, scusate il termine, l'apparecchio che è in prova, perché se io magari ho 20 volte in ingresso e ne devo tirare fuori 12 in uscita, per dire due tensioni a caso, è chiaro che se mi si guasta e mi va in corto, mi manda i 20 volt sull'apparecchio che ne deve sopportare 12, sicché me lo brucia, sicché non li comprate delle cose che pensate, anche se vi viene il dubbio che possano essere delle fregature, non le comprate, e se le dovete utilizzare magari fate un test prima di rovinare delle cose preziose o insomma che ci tenete. E niente, finito, questo qui è un video del sabato, così anche se non lo vedrete di sabato, per me è sabato perché oggi è sabato e sono qui lo stesso. Ho fatto un salto in laboratorio, ho detto faccio questo piccolo video. Se il video vi è piaciuto, solito discorso, mettete un mi piace perché a voi non vi costa niente, a me mi fa piacere, commentate, e che vi devo dire? Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!